George Foreman ha sempre avuto un grande rispetto per Muhammad Ali, lodandone il talento e lo spirito combattivo. Ma in un raro caso, Foreman ha improvvisamente rivelato qualcosa di così scioccante da far infuriare i fan della box. Che cosa ha detto che ha causato una tale controversia? È un segno che i suoi pensieri su Ali sono cambiati. Non perdetevi le rivelazioni scioccanti in questo video. L'incontro tra George Foreman e Ali. Nella giungla si sentì un boato che fece tremare l'intera terra. Non ci sono molte battaglie nella storia della box che abbiano lo stesso peso di Rumble in the Jungle, anche se si svolse il 30 ottobre 1974 a Kinshasa, nello Zaire, oggi noto come Repubblica Democratica del Congo. Questo incontro per il titolo non fu come tutti gli altri. Un combattimento che avrebbe definito due degli individui più potenti di questo sport, Muhammad Ali e George Foreman. È stato uno spettacolo, un evento culturale e una prova di forza che li avrebbe definiti per sempre. Nel mondo della box dell'epoca, Foreman era un uomo riservato da tutti perché era il campione in carica dei pesi massimi. Non solo era più giovane e più forte, ma sembrava inarrestabile. Foreman si presentò all'incontro come grande favorito, dal momento che aveva già vinto con Joe Frazier e Ken Norton. La maggior parte degli analisti riteneva che Ali non avesse alcuna possibilità. Si diceva che avesse ormai superato il suo massimo splendore. Alcuni erano addirittura preoccupati per il benessere di Ali, ma Ali non è mai stato il tipo di persona che si attiene alle regole. Ali fece qualcosa che nessuno aveva previsto fin dall'inizio della partita. Foreman riuscì a far uscire l'azione con Ali perché si appoggiava alle corde. Foreman continuò a eseguire le sue famose e potenti mosse. Una grande folla di spettatori, molti dei quali facevano il tifo per Ali, assisteva incredula. Ali era completamente pazzo? Aveva sbagliato i suoi calcoli? Ali sembrava divertirsi, nonostante Foreman fosse famoso per la sua capacità di fermare le battaglie con un solo colpo. Fu in quel periodo che Ali concepì per la prima volta la sua ormai famosa tattica del rope-a-dope. Ali scelse di incassare la punizione piuttosto che impegnare Foreman in un confronto testa a testa, che avrebbe permesso a Foreman di stancarsi. Inoltre, Foreman consumava una quantità crescente di energia con ogni suo movimento. Il campione non era consapevole del fatto che Ali non solo stava sopravvivendo durante l'incontro, aveva studiato. Mentre aspettava l'occasione ideale per contrattaccare, ascoltava il ritmo dei movimenti di Foreman, percepiva la forza che li accompagnava e sentiva il ritmo. Più tardi, durante l'ottava ripresa, arrivò quel momento particolare. Nel momento in cui si combatteva l'ottava ripresa, Foreman era completamente esausto. Nell'arena, l'energia che in passato gli aveva dato la reputazione di essere una forza temibile era ora completamente diversa. Nella sua giovinezza, Ali vide la sua opportunità. Ali uscì dalle corde con una sorprendente velocità e sparò un movimento preciso. Ali riuscì a compiere l'ultima azione di combine quando Foreman era stordito e vagante. Era impotente a fermare Ali. Poi, in una scena che sarebbe stata ricordata per molti anni a venire, il mondo attese con il fiato sospeso. L'imbattibile campione, l'individuo che aveva vinto sui suoi rivali come un bulldozer, era steso a terra in questo momento. Inoltre, non si sarebbe rialzato. Fu contro ogni previsione che Muhammad Ali riuscì a recuperare il titolo dei pesi massimi dopo che l'arbitro lo aveva considerato fuori combattimento. Tuttavia, a quale prezzo? In breve tempo, Foreman si sarebbe reso conto di quanto caotica potesse diventare la situazione. La controversia che ha tenuto Foreman in considerazione per diversi anni. La controversia di alcuni anni. Il trionfo di Muhammad Ali contro George Foreman in Rumble in the Jungle è stato molto più di una semplice vittoria. Negli annali della storia dello sport, fu un'occasione epocale. Ali, che era considerato lo sfavorito, ha battuto i pronostici e ha vinto il suo campionato. E il mondo intero ha assistito attonito a questo evento. Ma nonostante milioni di persone abbiano gioito, non tutti erano soddisfatti. Nel corso di diversi anni, l'incontro nella giungla è stato circondato da polemiche. La discussione non ha riguardato solo l'incontro in sé, ma anche tutto ciò che lo ha preceduto. Dalle circostanze del ring alla lotta psicologica che si è combattuta molto prima del lancio del primo movimento. Le preoccupazioni sulla superficie del ring sono state una delle questioni più controverse emerse in relazione all'incontro. Da molto tempo Foreman sostiene che la tela dello Zaire era eccezionalmente morbida, il che rendeva estremamente difficile per lui piantare i piedi e sprigionare tutta la sua potenza.
Per comprendere l'importanza di questo argomento, è essenziale comprendere i fattori che hanno reso Foreman così pericoloso in primo luogo. Era la sua capacità di piantare i piedi, spostare il peso e guidare i movimenti con tutta la forza che gli dava la possibilità di vincere ripetutamente gli avversari. Quando Foreman arrivò a Kinshasa, tuttavia, disse che la morbidezza della tela lo aveva privato di questo vantaggio. In una dichiarazione successiva, rivelò di aver provato una strana sensazione salendo sul ring in quella particolare serata, a causa del fatto che la superficie non era dura come quella a cui era abituato. Aveva difficoltà ad acquisire la necessaria stabilità di appoggio. Dal suo punto di vista, non si trattava di una coincidenza. Anni dopo, Foreman ha dichiarato che erano consapevoli del fatto che, se non fossi stato in grado di allineare correttamente i piedi, non sarei stato in grado di creare la mia forza. Stavo combattendo in quelle che all'epoca sembravano sabbie mobili. Questo concetto è stato oggetto di discussione tra gli storici specializzati nel pugilato. Alcuni ritengono che Foreman stesse solo accampando scuse, mentre altri sostengono che le circostanze abbiano effettivamente giocato un fattore nella sua eliminazione dalla competizione. Anche se nessuno sa con certezza se la tela sia stata alterata per rallentare Foreman, il sospetto non è mai venuto meno. Ancora oggi, nessuno lo sa con certezza. Il conteggio effettuato dall'arbitro nell'8ª ripresa è un'altra grande questione che ha circondato l'incontro. In uno stato di stanchezza e confusione, Foreman si accasciò a terra dopo aver subito i movimenti di Ali sul tappeto. Zach Clayton, l'arbitro, iniziò a contare i minuti. D'altro canto, Foreman ha sempre sostenuto che il conteggio è stato troppo rapido e che non gli è stata fornita un'adeguata opportunità di recuperare e rimettersi in piedi. Nel corso di diversi decenni, gli analisti di pugilato hanno esaminato il filmato dell'incontro nel tentativo di valutare se Foreman avesse o meno un caso valido. Molti concordano sul fatto che il conteggio sia stato completato in un breve lasso di tempo e sostengono che se Clayton avesse contato più lentamente, Foreman avrebbe potuto essere autorizzato a proseguire. Altri sono del parere che Foreman fosse troppo esausto per continuare e che, anche se gli fossero stati concessi altri secondi, non sarebbe stato in grado di superare un altro round. Indipendentemente dalla posizione scelta, c'è una cosa che si può dire con assoluta certezza. Foreman non ha mai dimenticato quel momento. Per anni ha continuato a ricordarlo, rendendogli difficile accettare la perdita. Foreman ha confessato che di solito pensava se solo avessi avuto qualche secondo in più. E aveva ragione. Ero semplicemente affaticato. Inoltre, è possibile che il risultato sarebbe stato diverso se mi fosse stato concesso un po' più di tempo per completare il compito. Tuttavia, le parole di Ali potrebbero essere state l'impatto più forte subito da Foreman, piuttosto che un atto fisico. Sapendo che avrebbero combattuto, Ali adottò immediatamente un approccio strategico. Invece di concentrarsi esclusivamente sul ring, Foreman si trovò a riflettere sui commenti di Ali. Ali lo definì impaziente e troppo meccanico nel suo stile. Inoltre, paragonò la tecnica di Foreman a quella delle leggende della box del passato, suggerendo che aveva ancora spazio per migliorare le sue capacità. Ali suggerì che i precedenti avversari di Foreman erano stati accuratamente selezionati e che egli avrebbe dimostrato di essere un vero campione solo affrontando Ali sul ring. Per Foreman, che aveva costruito la sua carriera sulla vittoria degli altri, sperimentare i giochi mentali di un avversario era una sfida sconosciuta. Prima di questo incontro, era sempre stato la presenza più dominante sul ring. La sua reputazione di potenza era spesso sufficiente a far vacillare i suoi avversari prima ancora che salissero sul ring. Tuttavia, Ali adottò un approccio diverso, rispondendo con sicurezza e umorismo. Il suo comportamento durante gli incontri con la stampa comprendeva battute, balli nella stanza e comportamenti come se l'evento non fosse altro che una formalità. Mentre Ali continuava a stuzzicare Foreman, questi si irritò sempre di più per il suo comportamento. Con il senno di poi, Foreman ha riconosciuto che la guerra psicologica di Ali era altrettanto significativa del suo piano fisico. In seguito, disse di aver speso una quantità significativa di energie per essere arrabbiato con Ali. Questa è stata l'ultima e forse la più grande ragione che ha sfidato Foreman. Ed è stata una cosa che nessuno aveva previsto. Quelli che risiedono in Zaire. Appena atterrato in Africa, Foreman si aspettava di essere accolto come campione all'aeroporto. Considerando che era giovane, forte e non aveva mai perso un incontro. Tuttavia, si rese subito conto che qualcosa non andava.
non riceveva alcun sostegno dalla folla. Non sembravano desiderosi di vederlo. Ali era l'oggetto dei loro canti. Io sono Bomai. Ali. Io sono Bomai. Ali. Le grida che risuonavano nello stadio ricordavano costantemente che Foreman aveva a che fare con qualcosa di più di un semplice Ali. Nel frattempo, stava combattendo contro un'intera nazione. Foreman non era stato in grado di entrare in contatto con la popolazione dello Zaire come Ali, che era sempre stato un maestro dell'intrattenimento, abbracciando la loro cultura. Trascorrendo del tempo con loro e affermandosi come eroe del popolo, riuscì a guadagnarsi il loro rispetto. Al contrario, Foreman è stato visto come un estraneo all'organizzazione. Un'organizzazione lontana e imponente, senza un vero rapporto con la comunità in cui opera. La salute mentale di Foreman ne ha risentito. In seguito, ha dichiarato di aver provato sensazioni di isolamento e di completa solitudine mentre era sul ring quella sera. Tutto è stato rimesso in discussione a seguito dell'enorme sostegno ad Ali. Al termine della battaglia, Foreman non era solo stanco fisicamente ma anche mentalmente. Era un individuo mentalmente distrutto. Era il pugile più temuto al mondo ed era entrato nell'incontro come campione imbattibile. Per diversi anni non riuscì a capacitarsi della sconfitta. Rabbia, amarezza e dubbi su se stesso erano tutte cose con cui lottava. Non si trattava semplicemente di perdere un campionato. Il problema era che stava perdendo l'immagine che si era costruito. In seguito, Foreman ha dichiarato di non aver semplicemente perso nella battaglia. Avevo abbassato la guardia. Per un periodo di tempo considerevole, non riuscì a lasciare andare l'amarezza. D'altra parte, con il passare del tempo, si verificò un altro evento. Amicizia sostenibile. Invece di considerare la lotta come un momento di sconfitta, cominciò a vederla come un'opportunità per imparare alcune lezioni preziose. Con il passare del tempo, giunse a una sorprendente consapevolezza. È stata l'esperienza più positiva che abbia mai avuto in vita mia. Questa consapevolezza, d'altra parte, avrebbe richiesto diversi anni per essere completamente accettata. Con il passare del tempo, George Foreman si sarebbe reso conto che le amicizie più profonde nascono dai fuochi più intensi, da rivali a fratelli. Quando il 30 ottobre 1974 suonò l'ultima campana a Kinshasa, George Foreman e Muhammad Ali non erano nemmeno amici intimi. Uno di loro era un campione venerato e l'altro un guerriero vittorioso. Sembrava che le loro vite fossero destinate a separarsi definitivamente l'una dall'altra. Tuttavia, il tempo sa riparare le ferite, e quella che era iniziata come una dolorosa sconfitta per Foreman si è poi evoluta in una delle più straordinarie amicizie nella storia dello sport. Quando Foreman si avvicinò al ring quella sera, aveva l'impressione di essere imbattibile. Se ne andò da lì come una persona diversa e si verificò un evento spettacolare, che provocò un forte shock nei seguaci di tutto il mondo. Gli anni passarono, e alla fine l'ira fu sostituita dall'adorazione e, infine, l'ammirazione si trasformò in amore. Negli anni che seguirono l'incontro, Foreman lottò per venire a patti con l'entità della sua perdita. Poiché era convinto che in Zaire fosse accaduto qualcosa di ingiusto, si astenne dal vedere i replay dell'incontro vero e proprio. Tuttavia, nel 1981, 7 anni dopo il combattimento nella savana, un giornalista fece visita alla sua proprietà e gli pose una domanda diretta. George, che cosa è successo esattamente in Africa? Fu un'esperienza che mi aprì gli occhi. Foreman avrebbe potuto utilizzare una serie di spiegazioni potenziali, come la tela morbida del ring o il calore dello Zaire. Invece, fece qualcosa che non aveva mai fatto in vita sua. Ciò che era accaduto era stato da lui tollerato. Questa è stata la mia sconfitta. Lui mi vince. Era difficile far uscire le parole. Tuttavia, proprio in quel momento, Foreman sperimentò una trasformazione interiore. Dopo la battaglia, per la prima volta dopo tanto tempo, lasciò andare l'amarezza. Con il passare del tempo, il risentimento e la rabbia diminuirono. E insieme a questa accettazione arrivò una consapevolezza del tutto inaspettata. L'avversario che aveva di fronte non era Muhammad Ali. Suo fratello si chiamava Ali. Nel corso di alcuni anni, l'amicizia tra Foreman e Ali subì una trasformazione. Un'intensa competizione che durava da tempo si trasformò in qualcosa di più profondo e significativo. I due uomini, che in precedenza erano stati ai lati diversi del ring, iniziarono a ridere insieme, a ricordare il passato e soprattutto, a rispettarsi reciprocamente.
Foreman ha spesso discusso i modi in cui la sua prospettiva è cambiata nel tempo. Ha rivelato che per diversi anni lo aveva interpretato in modo errato. Tuttavia, man mano che acquisiva familiarità con Ali, si rendeva conto che le sue affermazioni non erano mai state intese come malevole. Si trattava piuttosto di una parte normale del gioco. E più Foreman rifletteva sulla loro battaglia, più provava ammirazione per la straordinaria genialità di Ali. Una volta ha definito il combattimento svoltosi nello Zaire come la cosa più geniale che sia mai stata fatta nel mondo dello sport, riconoscendo che Ali non aveva vinto solo con i pugni, ma anche con il cervello. Un momento molto sentito si è verificato durante la cerimonia di premiazione degli Academy Awards nel 1996. Il 1996, anno in cui parteciparono agli Academy Awards, fu uno dei momenti più carichi di emozioni della loro relazione. Una nomination all'Oscar è stata ricevuta per il film documentario When We Were Kings, che raccontava il rombo nella foresta. Alla fine il film ha vinto il premio. È ora che il mio collega in questa impresa annunci il fortunato vincitore. When We Were Kings, diretto da Léon Gaston e David Saunders, è stato premiato con l'Oscar. In quel periodo Ali stava lottando contro il morbo di Parkinson, una malattia debilitante. Quando è arrivato il momento di ritirare il premio, Ali ha avuto difficoltà a salire le scale. Anche se in precedenza aveva danzato nell'arena con un'eleganza senza pari, lo stesso ragazzo aveva ora difficoltà a eseguire anche la più elementare delle routine. In un attimo, George Foreman prese l'iniziativa e si fece avanti. Per aiutare Ali a salire i gradini, allungò la mano e gli afferrò il braccio. Anche se si trattava di un gesto modesto, il suo significato era profondo. A questo punto, fu lui a portarlo su. Il pubblico rimase in silenzio a guardare. Un gran numero di persone versò delle lacrime. Una volta, la competizione che aveva tenuto il mondo intero con il fiato sospeso era diventata qualcosa di completamente diverso. Fratellanza era il termine. Nel 2012, i sentimenti di Foreman nei confronti di Ali si sono completamente evoluti. La sua dichiarazione è stata davvero scioccante ed è stata rilasciata durante un'intervista al Daily Telegraph. Nel 1974 abbiamo litigato. È successo molto tempo fa. Nel 1981 diventammo amici per la pelle. Nel 1984 abbiamo capito di amarci. Muhammad Ali è l'unica persona al mondo a cui mi sento più legato di lui. Molti sono stati colti di sorpresa da questo commento, soprattutto se si considera il risentimento che Foreman aveva provato in passato per la sua sconfitta. Tuttavia, per coloro che avevano seguito il loro percorso, aveva perfettamente senso. Ali e Foreman non solo hanno combattuto in un incontro che ha avuto luogo nella storia, ma hanno anche combattuto nella storia. Entrambi erano arrivati all'apice del mondo del pugilato, entrambi si erano confrontati con le sfide e ne erano usciti come individui più maturi e capaci. Per Muhammad Ali, ringrazio Dio. L'ammirazione che Foreman nutriva per Ali si è rafforzata con il passare del tempo. Da Ali ha imparato non solo la boxe, ma anche l'umiltà, la capacità di recupero e il perdono. Spesso ha riconosciuto ad Ali il merito di avergli insegnato alcune delle lezioni più essenziali della vita. In diverse interviste, Foreman ha espresso la sua gratitudine ad Ali per la sua vittoria. Ha definito quella sconfitta come la cosa più bella che gli sia mai capitata, affermando che lo ha costretto a svilupparsi, a progredire e a scoprire l'autocontento dentro di sé. Non so chi sarei stato se avessi vinto quell'incontro, ma da quando ho perso sono diventato un uomo migliore. Foreman una volta ha detto che non sapeva chi sarebbe diventato. Per quanto riguarda Muhammad Ali, ringrazio Dio. A proposito della morte di Ali e della commemorazione di Foreman, all'età di 74 anni, Muhammad Ali si è spento il 3 giugno 2016, durante la sua vita. La scomparsa di una leggenda è stata lamentata da persone di tutto il mondo, e George Foreman è stato uno di quelli che ne ha risentito maggiormente. Foreman ha cercato di trattenere le emozioni mentre parlava del suo caro amico durante un'intervista piena di emozioni. Sono molti i modi in cui Muhammad Ali ha sconvolto il mondo. Non solo sul ring, ma anche nella vita. Era il migliore che potesse esistere. Mi ha aiutato a diventare una persona migliore e mi mancherà per il resto della mia vita. La dedica di Foreman è stata un ricordo struggente di quanto il loro amore sia progredito. Il loro rapporto è stato uno dei più notevoli casi di rispetto e perdono negli annali della storia dello sport. Sul ring erano avversari agguerriti, ma erano anche fratelli per la vita.
Oltre allo sport del pugilato, il legame tra Ali e Foreman non riguardava solo lo sport in sé. La crescita, la redenzione e la forza dell'amicizia sono stati i temi esplorati. La competizione, iniziata come una delle più agguerrite nella storia dello sport, si è poi trasformata in qualcosa di veramente bello. Nonostante le differenze, i due uomini sono riusciti a trovare un terreno comune sotto forma di amore e rispetto reciproco. Il modo migliore per descrivere Muhammad Ali era dire che era più di un semplice guerriero. Ho avuto la fortuna di poterlo chiamare amico e lui è stato un dono per ognuno di noi. Il racconto del loro rapporto serve a ricordare che anche i conflitti più intensi possono dare origine alle amicizie più profonde. Inoltre, nel caso di George Foreman e Muhammad Ali, quello che era iniziato come un incontro per un titolo si è evoluto in un'amicizia che non si è mai interrotta, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta o dal tempo trascorso. Per rispondere alla vostra domanda, che cosa ha detto esattamente Foreman per far arrabbiare Muhammad Ali e i suoi seguaci? Allacciate le cinture di sicurezza, perché questa storia vi lascerà a bocca aperta. La rivelazione fatta da George Foreman ha mandato in fibrillazione i tifosi. Per molto tempo, la battaglia nella giungla è stata considerata la vittoria più significativa di Muhammad Ali. D'altra parte, George Foreman fece una rivelazione che stupì il mondo della box e lasciò i fan arrabbiati decenni dopo quella grande notte nello Zaire. Quando Foreman salì sul ring con Muhammad Ali quella sera, aveva in mente solo una cosa: Muhammad Ali non avrebbe combattuto di nuovo. Foreman dichiarò in seguito di aver avuto questo pensiero. L'annuncio provocò un'onda d'urto nella comunità pugilistica. Foreman intendeva forse sopraffare completamente Ali. Molti sono rimasti scioccati dall'intensità delle sue parole. Tuttavia, prima che l'indignazione potesse degenerare, Foreman chiarì che non aveva mai inteso le parole in senso letterale. Quello che intendeva veramente era che voleva dominare Ali sul ring. A quanto pare, lo stesso Muhammad Ali è stato colto di sorpresa dall'informazione appena rivelata. Si trattava di una vestigia del campione giovane e distruttivo che si sentiva imbattibile, e alcuni fan l'hanno interpretata come un indizio che la vecchia presunzione di Foreman stava tornando in auge. Altri ritennero che si trattasse di un'inutile dimostrazione di spavalderia, un tentativo di riscrivere la storia e di apparire più pericoloso di quanto in realtà intendesse essere. Foreman, invece, non ha evitato di dire la verità a nessuno. All'epoca, disse di essersi illuso della propria genialità e di esserne stato inebriato. Si era bevuto il clamore che circondava la sua reputazione e credeva di essere inarrestabile. Ha riconosciuto che quando era più giovane e più forte, credeva di essere imbattibile. D'altra parte, l'ironia della situazione è che la stessa cosa che Foreman aveva voluto fare ad Ali, cioè vincerlo completamente, era esattamente ciò che il pubblico dello Zaire gridava per Ali. Grazie mille, Ali Boumaier. Foreman era salito sul ring con l'intenzione di vincere completamente Ali. Tuttavia, quando il combattimento finì, fu lui a sdraiarsi sulla tela e a tentare di rialzarsi. Quando Foreman ha riflettuto sulla sua vita, ha riconosciuto che quell'incontro è stato un momento decisivo per lui. Non solo nella box, ma anche in ogni circostanza. Costretto a confrontarsi con i limiti della sua autorità, si era umiliato in un modo che non aveva mai previsto. Inoltre, fu in quella modestia che iniziò una metamorfosi. L'amarezza che provò dopo la sconfitta si attenuò gradualmente con il passare del tempo, e al suo posto sbocciò qualcosa di meraviglioso, un rapporto con Muhammad Ali che sarebbe durato per il resto della vita fisica. Anche se a un certo punto si sono trovati su fronti opposti della storia, i due guerrieri sono diventati amici per la pelle. I due svilupparono un rispetto reciproco che andava ben oltre il mondo della box e scherzarono sulla loro antica rivalità. Ricordarono anche la battaglia che aveva cambiato il corso della vita di entrambi. Inoltre, è possibile che questo sia il vero resoconto del brontolio nella boscaglia. Era più di una semplice scaramuccia. Prima di avere un'amicizia così bella, le due leggende hanno avuto anche un'infanzia piena di alti e bassi. Scopriamo le loro vite prima di diventare rivali sul ring. L'inizio di George Foreman. George Foreman è nato il 10 gennaio 1949 a Marshall, in Texas, ma ha trascorso gran parte della sua infanzia nel povero quinto rione di Houston. Foreman era uno dei 7 fratelli, sebbene sia stato allevato da J. D. Foreman, secondo marito della madre. Il suo padre biologico era in realtà Leroy Moorhead. L'infanzia di Foreman non è stata felice.
Nella sua autobiografia ha ammesso di essere stato un adolescente ribelle che si metteva spesso nei guai. Non interessato alla scuola, Foreman la abbandonò all'età di 15 anni. La svolta avvenne all'età di 16 anni. Un giorno, guardando la TV, Foreman si imbatté in una pubblicità dei Job Corps, un programma federale creato per fornire istruzione e formazione professionale ai giovani svantaggiati. Rendendosi conto che la sua vita non sarebbe andata da nessuna parte se avesse continuato sulla stessa strada, decise di cambiare. Con perseveranza, convinse la madre a iscriverlo al programma. Dopo essere entrato nei Job Corps, Foreman si è trasferito in California, dove ha frequentato la scuola e conseguito il GED. Ha seguito un corso di formazione in carpenteria ed edilizia, con l'obiettivo di trovare un lavoro fisso per sfuggire alla sua vita precedente. Ma il destino aveva i suoi piani. Mentre era nei Job Corps, un supervisore notò l'eccezionale potenziale fisico di Foreman e lo incoraggiò a provare la box. Inizialmente Foreman era appassionato di football e idolatrava il leggendario Jim Brown, ma ben presto si rese conto che la box era la strada più adatta a lui. Con la guida dei suoi allenatori, Foreman iniziò ad allenarsi seriamente, trasformando gradualmente la sua passione in una carriera. Sotto la guida dell'allenatore Dick Sadler, George Foreman rivelò rapidamente il suo straordinario potenziale nella box. Grazie al suo fisico imponente, alla sua incredibile forza e al suo spirito sempre più disciplinato, Foreman non ci mise molto a lasciare il segno nel mondo della boxe amatoriale. Dopo un periodo di duro allenamento, decise di partecipare a tornei per mettersi alla prova. Nel 1968, pochi anni dopo aver iniziato a praticare il pugilato, Foreman ebbe una svolta importante nella sua carriera quando fu selezionato per la squadra di pugilato degli Stati Uniti per partecipare alle Olimpiadi estive di Città del Messico. Questa fu l'occasione per dimostrare il suo valore sul palcoscenico internazionale. In questo torneo, Foreman ha completamente sopraffatto gli avversari con il suo stile potente e deciso. Nella finale della categoria di peso 81 kg, vince Jonas Cepulis dell'Unione Sovietica, aggiudicandosi la medaglia d'oro olimpica. L'immagine di Foreman che alza la bandiera americana dopo la sua vittoria, insieme al gesto di sventolare una giacca con la scritta USA per festeggiare, è diventata un simbolo di orgoglio nazionale. La vittoria olimpica aprì a Foreman le porte per una carriera da pugile professionista. Nel 1969 divenne ufficialmente professionista e dimostrò subito la sua forza superiore. Nei primi anni, Foreman si costruì una reputazione con una serie di vittorie consecutive. Fu subito paragonato a leggende come Sonny Liston e Joe Louis per la sua forza superiore e la capacità di sopraffare gli avversari. Dal 1969 ai primi anni 70, Foreman mantenne un record di imbattibilità, vincendo quasi 40 incontri consecutivi. Il suo apice fu raggiunto il 22 gennaio 1973, quando affrontò Smoking Joe Frazier, l'allora imbattuto campione dei pesi massimi. Nell'incontro, che si svolse a Kingston, in Jamaica, Foreman sconfisse Frazier alla seconda ripresa. Con questa vittoria, Foreman divenne campione del mondo dei pesi massimi, affermando la sua posizione all'epoca. Dopo la conquista del titolo, Foreman continuò a dominare il mondo della box con vittorie schiaccianti su avversari forti come Ken Norton e Jose Roman. Tuttavia, il dominio di Foreman fu messo a dura prova nel 1974, quando affrontò Muhammad Ali nella leggendaria Rumble in the Jungle, nello Zaire. Questo incontro non è stato solo un'icona della storia del pugilato, ma anche un importante punto di svolta nella carriera di Foreman. La vita di Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay Jr., in seguito noto come Muhammad Ali, è nato il 17 gennaio 1942 a Louisville, nel Kentucky. Era il maggiore di due fratelli e prendeva il nome da suo padre, Cassius Marcellus Clay Sr. Proveniente da una famiglia di origine etnica mista, Ali era principalmente di origine africana, ma aveva anche ascendenze irlandesi e inglesi. Sua madre, Odessa O'Grady Clay, discendeva da un immigrato irlandese, Abe Grady, di Ennis, nella contea di Clare. Il padre di Cassius Sr., era un artista di insegne e pubblicità. Mentre la madre, Odessa, lavorava come collaboratrice domestica. Sebbene il padre fosse metodista, la moglie ha cresciuto i figli nella fede battista. Da bambino, Cassius ha affrontato molte sfide. Queste esperienze lo hanno segnato profondamente.
instillando in lui la volontà di lottare per la giustizia sociale. Cassius ha frequentato la Central High School di Louisville. Tuttavia, aveva difficoltà a leggere e scrivere a causa della dislessia, che rendeva l'apprendimento una sfida. Nonostante ciò, Clay era un ragazzo energico e volitivo. Ali disse in seguito a sua figlia: "Hannah Ali, niente poteva scuotermi come la storia di Emmett Till." La passione di Clay per la boxe iniziò quando aveva solo 12 anni. Clay iniziò ad allenarsi nella boxe sotto la guida di Martin. Dal momento in cui entrò nella palestra di Joe Martin, Cassius Clay rivelò rapidamente il suo talento naturale per la boxe. Sotto l'attenta guida di Martin, il dodicenne iniziò ad apprendere le basi, da come muoversi alle tattiche d'azione. Clay si distinse non solo per la sua velocità e agilità, ma anche per la sua perseveranza e la sua forte volontà. Si allenava duramente ogni giorno, anche svegliandosi presto per fare jogging e allenarsi prima di andare a scuola. Ben presto Clay partecipa a tornei amatoriali e continua a vincere. All'età di 16 anni aveva già disputato più di 100 incontri da dilettante, di cui ben 95 vinti, grazie alla disciplina e alla determinazione. Clay divenne rapidamente uno dei migliori pugili dilettanti degli Stati Uniti. Vinse il titolo Golden Gloves nel Kentucky e poi a livello nazionale. Questo risultato lo portò all'attenzione nazionale e gli aprì le porte per una carriera pugilistica più ampia. Nel 1960, all'età di 18 anni, Cassius Clay fu selezionato per l'esercito degli Stati Uniti. Per partecipare alle Olimpiadi estive di Roma, in Italia. Prima di partire, Clay era nervoso per il volo perché aveva paura dell'altezza. Tuttavia, quando salì sul ring, Clay era completamente sicuro di sé e dimostrò la sua classe superiore. Alle Olimpiadi del 1960 a Roma, Clay gareggia nella divisione dei pesi massimi leggeri. Vince contro avversari del Belgio, della Russia, dell'Australia e infine del polacco Zbigniew Pietrzykowski nella finale. Con una vittoria schiacciante, Cassius Clay vince la medaglia d'oro olimpica, affermando il suo status di stella nascente. Dopo il ritorno da Roma, Clay diventa l'orgoglio di Louisville e degli Stati Uniti. Poi, Clay decise di diventare professionista. Firmò un contratto con un gruppo di imprenditori di Louisville che accettarono di sponsorizzare la sua carriera. Grazie al suo stile di combattimento unico, velocità e riflessi pronti, Clay si fece rapidamente un nome nel mondo della boxe professionistica. Nei primi anni della sua carriera, continuò a vincere contro molti forti e si avvicinò al suo sogno finale. Ha segnato l'inizio di qualcosa di più significativo, un legame che né il passare del tempo né la rivalità hanno potuto intaccare. Ora, però, vorremmo conoscere la vostra opinione sulla scoperta fatta da Foreman. Nella sezione commenti qui sotto, condividete con noi le vostre idee